Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per presentarvi la nascita di un gruppo che si terrà sulla piattaforma di Facebook. Lo faccio oggi insieme al mio amico Burkhard in quanto ci accomuna la voglia di condividere esperienze ed informazioni con apicoltori che come noi praticano un'apicoltura sostenibile, seguendo tra l'altro un principio fondamentale, quello di non trattare le api contro la varroa. Questo gruppo infatti porterà il nome di Apicoltori che non maltrattano le api. Nel proseguo del video inoltre vi spiegheremo le modalità per aderire, le argomentazioni e soprattutto quello che secondo noi differenzia questo gruppo dagli altri già presenti sulla piattaforma. Buongiorno a tutti. Come mai insistiamo proprio su questo punto di non trattare contro la varroa? Ogni trattamento contro la varroa riesce ad uccidere al massimo il 95% degli acari. Il 5% che sopravvive dà origine alla prossima generazione di varroe che sarà più resistente e che si troverà di fronte ad api che sono sempre meno capaci di difendersi. E così si sta ripetendo il ciclo ormai da 40 anni e si sta peggiorando e abbiamo la situazione in cui le api non sopravvivono più. E così, applicando le tecniche dell'apicoltura razionale, di cui il trattamento della varroa è solo una piccola parte del problema, siamo giunti a una situazione insostenibile per le api. Quello che ci fa comprendere ancora meglio quanto sia drammatica la situazione è il fatto che le api sono sulla Terra da milioni di anni, in cui hanno superato moltissimi problemi evolutivi, per arrivare fino ad oggi ad essere un tassello fondamentale per l'ecosistema. Siamo convinti che le tecniche dell'apicoltura razionale, per non dire i metodi dell'allevamento di massa, che per gli ultimi 150 anni hanno permesso di aumentare continuamente la produttività dell'industria apistica, oggi sono anche una delle forti cause della moria delle api. Credo sia chiaro ormai come queste pratiche che oggi vengono considerate positive rispetto alle api, e ve ne cito alcune: la continua apertura dell'arnia per il controllo del nido, la soppressione dei fughi, la soppressione delle regine che spesso vengono cambiate appena dopo 2 anni con regine create tramite il traslarvo, e l'impedimento della sciamatura, o come viene chiamato il controllo della sciamatura, i trattamenti antiparassitari, la nutrizione con prodotti artificiali e tante altre cose. Ormai è chiaro che sono in buona parte responsabili della situazione in cui si trovano le api, a non essere in grado di reagire a quello che trovano all'esterno dell'arnia, per esempio i pesticidi, le monoculture e in questi momenti l'attacco da parte di insetti alloctoni. Vorremmo creare un forum di discussione che ha due obiettivi. Uno, far vedere che le api non solo possono sopravvivere, ma che possono persino tornare ai livelli di resilienza e di salute necessari per affrontare il mondo antropizzato, e questo senza gli interventi continui dalla parte dell'apicoltore. Secondo, aiutare apicoltori che hanno deciso di percorrere la strada dell'apicoltura naturale a trovare altri con gli stessi obiettivi con cui scambiarsi esperienze. Ma voglio tranquillizzare tutti, non sarà l'ennesima associazione e non vogliamo fare concorrenza a quelle già esistenti. Sarà semplicemente un punto dove incontrarci e scambiarci informazioni su un'apicoltura più naturale, più sostenibile, che si discosti da quella che è l'apicoltura razionale e che ormai credo abbia dimostrato ampiamente di non essere più sostenibile. Sono sempre più numerosi gli apicoltori che hanno deciso di percorrere una strada più sostenibile all'apicoltura. Però, impressionati dalla propaganda dell'industria apistica, che li chiama irresponsabili, che trascurano le loro api e mettono a rischio il patrimonio apistico dei loro vicini, questi, chiamiamoli apicoltori alternativi, preferiscono di rimanere invisibili. Noi invece vogliamo che questi apicoltori, che hanno dimostrato il coraggio di cercare un approccio più etico, possano fare rete. Abbiamo quindi ritenuto che la piattaforma più idonea fosse quella di Facebook e nello specifico creare un gruppo Facebook. Questo ci permetterà di divulgare solo alcune informazioni fondamentali all'interno del gruppo. All'atto dell'iscrizione bisognerà condividere alcune informazioni, ad esempio il numero di famiglie non trattate, da quanti anni e la provincia e il paese. Ovviamente se non volete rendere visibili le vostre informazioni personali, tipo il nome, l'indirizzo email, il numero cellulare, i moderatori del sito le terranno segrete. Naturalmente le altre informazioni che verranno condivise con il gruppo saranno il tipo di armi, il sistema di gestione, le lingue che parlate. Chi vuole può mettere a disposizione foto, testi, video e link. Spero che con questo breve video
siamo riusciti a spiegare la nostra idea e avere suscitato il vostro interesse. Se avete domande potrete tranquillamente contattarci o sui profili Facebook o iscrivendovi direttamente al gruppo. Con questo è veramente tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale e al gruppo. Saluti da Leonardo Top Bar. Ciao a tutti, spero che ci vediamo fra poco nel gruppo.